Se i film che Alida Valli interpreta diretta da Mario Mattoli, come nella celebre serie di film che parlano al vostro cuore, rappresentano una presa di coscienza artistica recitativa della nostra attrice, quelli interpretati sotto la direzione del regista Max Neufeld rappresentano una recitazione della Valli più allegra, più spensierata, proprio da fidanzatina d'Italia. Pensate che nel giro di 3 anni la Valli gira con il regista austriaco ben 6 film, questo dovuto per motivi contrattuali, ed è una collaborazione, un rapporto artistico, quello tra la Valli e Neufeld, che non è mai stato approfondito e indagato. Dopo il successo infatti di 1000 lire al mese, che esce nel gennaio del 1939, e il film La casa del peccato, nell'autunno sempre del 39 la Valli viene diretta ancora da Neufeld nel film Ballo al castello. La pellicola è tratta da un soggetto originale di Max Neufeld che ha il sapore dell'operetta austriaca e ungherese, e la protagonista si chiama Greta Larsen, per cui con questo nome che ricorda i paesi scandinavi, che è appunto interpretata da Alida Valli, una ballerina alle prime armi un po' indisciplinata che viene scambiata per l'amante del principe Giorgio, interpretato da Carlo Lombardi. Naturalmente le dicerie di palazzo arrivano anche a Paolo, interpretato da Antonio Centa, che è il fidanzato di Greta. Eloquente è l'influenza dell'operetta e del cinema di Ernest Lubitsch, che ci porta in un mondo fantastico, in un mondo lontano, meraviglioso, ma allo stesso tempo artificiale. I critici dell'epoca non giudicano in maniera positiva il film del regista austriaco. Quello che ci va giù più in maniera pesante è Cesare Zavattini, che su Il Tempo scrive che il regista ricorda una zia di provincia che in maniera ipocrita racconta la presidentessa e le pillole di Ercole, e non inserisce all'interno del racconto un qualcosa di innovativo ed interessante per il pubblico. Dice addirittura, per cui andando ulteriormente ad infierire, che il 90% di quello che si vede all'interno del film è un qualcosa di già visto nell'operetta e addirittura nel cinema muto. Considera il grande problema del cinema italiano appunto la regia, i registi appunto dei film, e non tanto gli attori, che scrive appunto che in questo caso anche Alida Valli se la cava abbastanza bene nella parte della protagonista. Come dicevamo, il regista del film è Max Neufeld, nei titoli di testa appare con il nome italianizzato di Massimiliano ed è uno dei massimi esponenti della cosiddetta produzione bianca e della commedia all'ungherese. Lui era nato in Austria nel 1887 ed era entrato nel mondo del cinema nel 1914 come attore brillante di film di commedia. Viene richiamato alle armi per la prima guerra mondiale, e al suo ritorno inizia a dedicarsi anche ai soggetti, alle sceneggiature e anche alla regia, e realizza alcune pellicole sia in Germania che anche in Francia. Con l'emanazione delle leggi razziali del patto d'acciaio, lui era di origine ebraica, decide di trasferirsi da Berlino a Vienna, ma anche qui dopo poco tempo, perché non era simpatizzante di Hitler e del nazismo, decide di trasferirsi in Italia. Giunto in Italia gira il famoso 1000 lire al mese, che è un grandissimo successo di pubblico. Viene a crearsi così un caso molto strano appunto nel cinema italiano, nel cinema fascista dell'epoca, di un regista di origine ebrea che invece viene accolto con tutti gli onori da parte del regime, perché i film che produceva erano tutte delle opere che avevano un grande successo, e questo gli permetterà di lavorare nel nostro paese fino al 1942, quando lui stesso deciderà di trasferirsi in Spagna, dove gira Buongiorno Madrid e il film Idillio a Maiorca. Ritorna nel nostro paese soltanto nel dopoguerra, dove gira nel 1946 per La Scalera il film Il tiranno di Padova, seguito da Un uomo ritorna. Concluderà la sua carriera in Austria, dove morirà nel 1967. Dopo Ballo al castello, il regista austriaco dirigerà Alida Valli nel film Assenza ingiustificata, un'opera in cui appare per la prima volta con Amedeo Nazzari,
e che la introdurrà al filone della commedia collegiale che le porterà un grandissimo successo con il film di Mattoli Ore 9, Lezione di chimica. Anche Assenza ingiustificata è il remake di un noto film tedesco, a sua volta tratto da una popolare commedia ungherese che era arrivata anche sui palcoscenici italiani nel corso degli anni 30. Dopo questo film la Valli lavorerà ancora con Neufeld nel film Taverna Rossa e concluderà la sua collaborazione con il regista austriaco con il film La prima donna che passa, che è l'unico di tutta questa serie di opere ambientato nel passato, precisamente nel 1600. Per cui ci vediamo lunedì prossimo con la visione completa del film Ballo al castello. Io ballo all'opera. Ah, da molto tempo? No, ieri ho ballato per la prima volta in scena. Ecco dove vi ho vista, ieri sera all'opera. Sono grato di avermi dato questa occasione. Siamo pari? No.